Con il termine Yamabushi si traduce dal giapponese il significato di colui che si trova o si nasconde tra le montagne, indicando degli asceti e guerrieri la cui storia è ammantata da numerosi misteri e tradizioni segrete. La leggenda vuole che questi monaci guerrieri fossero invincibili, nonché dotati di poteri sovrannaturali. In realtà si trattava di figure che avevano fatto dell'addestramento il loro principale scopo di vita, raggiungendo quindi vette ineguagliate di perfezione. La loro vita era vissuta in solitaria, pur nonostante formassero alla necessità confederazioni che si associavano ad alcuni templi. Solo occasionalmente partecipavano a battaglie a fianco degli Sohei, dei ninja e dei samurai. Le loro origini sono fatte risalire agli Igiri solitari dell'VIII secolo e del IX secolo d.C. Nell'uso comune moderno, il termine Yamabushi si riferisce invece ai praticanti dello Shugendo, una religione sincretista che mescola elementi del buddismo esoterico della setta Shingon con lo shintoismo e l'ascetismo, ponendo un'attenzione particolare alle pratiche di resistenza fisica. La loro tradizione permane ancora ai giorni odierni e nel luogo santo dello Shugendo di Dewa Sanzan, così come tra le montagne sacre di Kumano e Omine è ancora possibile vedere degli Yamabushi dalle tuniche bianche con le loro trombe oragai. Gli Yamabushi iniziarono la loro storia come Yamahoshi, ovvero gruppi di eremiti isolati, asceti e santoni delle montagne che seguivano il credo religioso dello Shugendo, incentrato principalmente in una ricerca di poteri spirituali, mistici o soprannaturali che si riteneva potessero essere acquisiti mediante l'ascetismo estremo. Ad oggi ci è del tutto ignoto il fondatore di questa dottrina, ma secondo molti studiosi sarebbe da identificare nella figura semi-leggendaria di En-no Gyoja. Erano molti gli appellativi con cui erano chiamati questi uomini, come Kenja, Kenza e Shugenja. Gli Yamabushi erano anche noti per le loro abilità magiche e le conoscenze occulte. Venivano cercati spesso come guaritori o come medium, così come succedeva alle Miko, le famose donne sciamano giapponesi. La maggior parte di questi monaci seguivano gli insegnamenti della setta Tendai del buddismo o della setta Shingon fondata da Kobo Daishi nell'VIII secolo d.C. Entrambe le sette consideravano le montagne il luogo ideale per praticare l'isolamento e la contemplazione della natura. Durante i loro ritiri spirituali studiavano la natura, i testi religiosi, ma soprattutto le arti marziali. Nel loro eremitaggio si scontrarono sicuramente con la necessità di difendersi dai banditi, da altri monaci o dagli eserciti di samurai, ma il loro focus verso le arti marziali era nato dalla convinzione che queste fossero fondamentali al miglioramento mentale e spirituale. La fatica fisica divenne quindi necessaria per l'ottenimento di una vera ascesi. I loro rituali di preghiera coinvolgono anche il corpo, sottoponendosi a gravosi training che simboleggiano la morte e la rinascita. Così come gli Sohei divennero sia monaci che abili guerrieri. Durante il loro cammino gli Yamabushi smettono di lavarsi, di prendersi cura di sé. È necessario, recitano le loro tradizioni, recuperare una primitiva bestialità, sentire la natura primigenia e abbandonare la propria fisicità sulla montagna. Sono soliti temprare i propri corpi con le più disparate vessazioni, desiderando avere esperienze tangibili delle torture dell'inferno, come le potremmo definire noi occidentali. Mortificano la carne, sottoponendo la propria volontà alle più ardue asperità, al fine di dimostrare la raggiunta purificazione e l'ottenimento di forze e di poteri sovrannaturali. Tra le prove più temibili si annoverano il Iwatari, ovvero il camminare sul fuoco, i riti di Yudate, ovvero la purificazione con acqua bollente, la pratica di Kugadashi e inoltre la meditazione sotto cascate gelide.
Lo Shugendo prevedeva anche l'espiazione dei peccati per mezzo del sacrificio della propria vita. Tale suicidio rituale era praticato dagli Yamabushi con il Shashin-gyo, pratica di abbandono del corpo. Lo Yamabushi, attraverso estenuanti prove fisiche rigorose, pratiche iniziatiche e interminabili ore di contemplazione dei mandala, conduceva il proprio io alla morte, per poi rinascere in una veste sovraumana. La metamorfosi dei monaci si compiva nel loro divenire dei taumaturghi, capaci di addomesticare i demoni, compiere esorcismi e guarire malattie, divenendo così delle figure di mediazione tra l'uomo e le divinità, tra la natura e l'uomo. Con l'accrescersi nei secoli della loro reputazione e il rafforzarsi della loro organizzazione, cominciarono a ottenere anche dei ruoli nella corte giapponese, guadagnandosi anche un certo potere politico. Nel periodo Nanboku-chō, tra il XII e il XIV secolo, gli Yamabushi formarono dei cenacoli chiamati konsha e insieme agli Sohei e ad altri monaci iniziarono ad assumere la direzione dei templi più importanti in Giappone. Con i loro servigi affiancarono anche l'imperatore Go-Daigo nei suoi tentativi di rovesciare lo shogunato Kamakura, dimostrando che le loro abilità di guerrieri erano paritetiche a quelle dei samurai. Parecchi secoli dopo, nel periodo Sengoku, gli Yamabushi divennero anche importantissimi consiglieri di guerra e divennero parte integrante degli eserciti dei più importanti contendenti al dominio del Giappone. Alcuni di loro nel 1568, guidati da Takeda Shingen, aiutarono Oda Nobunaga contro Uesugi Kenshin, mentre altri, compreso l'abate Sessai Choro, consigliarono lo shogun Tokugawa Ieyasu. Molti di loro combatterono accanto ai monaci Ikko-ikki contro Nobunaga, ma alla fine questi riuscì ad annientarli e a mettere fine all'epoca dei monaci guerrieri. Fin dal periodo medievale gli Yamabushi avevano svolto il ruolo di sendatsu, ovvero guida spirituale sia per i pellegrini che percorrevano il Kumano Kodo verso il Kumano Sanzan, sia per gli aristocratici o chiunque pagasse i loro servigi. Come altre tipologie di monaci guerrieri, gli Yamabushi erano abili nell'uso di molte tipologie di armi. Secondo fonti storiche antiche, non era difficile trovarli a combattere con archi e frecce, spade e pugnali, anche se, come gli Sohei e gli Ikko-ikki, prediligevano la naginata, la lunga lancia giapponese. Oltre alle loro capacità mistiche e spirituali, erano considerati anche abili praticanti del ninjutsu, l'arte dei ninja. Spesso collaborarono con loro, divenendone talvolta delle guide spirituali e anche carismatiche, e ingaggiandoli per affrontare battaglie clandestine, spesso nel ruolo di veri e propri mercenari. I ninja stessi si travestivano spesso da monaci Yamabushi per potersi nascondere e passare inosservati in certi ambienti, un fatto che indubbiamente ha creato confusione tra le due figure. Secondo alcune ipotesi, lo stile di vita e l'organizzazione dei clan ninja deriverebbe proprio da quelli degli Yamabushi, rielaborati però alla luce delle concezioni del Ninpo, la forma più alta del ninjutsu, e di altre influenze di tipo popolare.